sentito una sorta di botta, qualcosa è successo, insomma. E poi la lavatrice, e poi il camion, e poi i vicini si sono svegliati all'improvviso. Basta! Quindi forse ce la faremo, io lo spero. Allora, quello che vi sto portando oggi è la seconda parte di un'illustrazione che avevamo già iniziato insieme, sicuramente ve la ricorderete. E anche in questa sessione non arriverò alla fine perché, ragazzi, dovete immaginare che io sto condensando questi video in circa 18 minuti, ma non è esattamente così semplice. Ad esempio, per realizzare questa clip, se non sbaglio, ho impiegato circa 2 orette, almeno 1 ora e 40, quindi parliamo di un tempo considerevolmente lungo. E di solito per completare un'illustrazione intera possono passare anche a 5-6 giorni, anche una settimana, e capirete che diventa un po' impossibile registrare tutti i giorni
pensate di come sta venendo fuori questa illustrazione? E soprattutto, credete che mai riuscirò davvero a finirla? E magari anche a postarvi la versione finale? Io non lo so, lo spero, ma sinceramente inizio ad avere dei dubbi, anche perché ogni volta che mi metto a lavorare su questa illustrazione puntualmente mi arriva del lavoro e ovviamente il lavoro ha la priorità su qualsiasi cosa, solo che ecco, potete ben immaginare che quando entrate in un mood, ad esempio quando state lavorando appunto ad un'illustrazione, vorreste lavorare sempre a quella proprio per non perdere la concentrazione, per non perdere il tipo di sensazione, di atmosfera che provate lavorandoci, e doversi interrompere per cambiare totalmente diventa qualcosa di un po' fastidioso, perché poi dopo rimettersi sopra questa illustrazione e ricercare di ricreare ciò che si aveva in mente quando si è cominciato, ad esempio 10 giorni prima, anche se non di più, diventa estremamente difficile. Però è l'unico modo che ho, perché purtroppo per fortuna non riesco mai ad avere ovviamente 10 giorni di tempo in cui posso permettermi di non lavorare e scialare nel lusso del riposo. Quindi cerco di adeguarmi e mi ritaglio dei piccoli momenti di pace quando posso. Va bene così, non è qualcosa di cui mi sto lamentando, è soltanto per spiegare un pochino come funziona il mio lavoro, anche perché mi rendo conto che molti di voi probabilmente conosceranno il lavoro dell'illustratore, dell'autore, del disegnatore, ma quasi nessuno conosce mai il colorista, come a dire, ma chi è questa figura mitologica, che in realtà è davvero, davvero importante, anche se se ne parla molto poco, perché si dà più importanza, per esempio, appunto al disegnatore, e spesso si pensa che sia lui a fare tutto. Questo anche perché molto spesso non vengono
E se ci pensiamo è anche un po' il motivo per cui arriviamo spesso a 40-50 anni e a volte ci ritroviamo a vedere gli stessi film che vedevamo quando avevamo 4 anni e riproviamo quella sensazione quasi un po' di dolcezza e di malinconia, perché ci piace sentirci in quel modo, ci ricorda quel tipo di sensazione che abbiamo vissuto, e anche se ci rendiamo conto che non è effettivamente più realistica perché siamo cresciuti e proviamo delle cose diverse, per noi rimane un legame. Succede anche a voi, immagino, no? Penso succeda un po' a tutti. Probabilmente è un po' il motivo per cui le persone sono così tanto affezionate alla Disney, ad esempio. Io non sono tra quelle persone, ve lo dico subito. Ho sempre detestato i lavori della Disney. E a livello, ora ok, vi iscriverete sicuramente, ma a livello di animazione non si può dire nulla, sono sicuramente dei lavori fatti benissimo. Credo che il problema della Disney siano le storie, il concept. Non mi piacciono assolutamente le musiche, le canzoni, le trovo irritanti, ma la cosa principale che mi dà fastidio è il fatto che, come dire, spesso ho conosciuto dei disegnatori che hanno lavorato per la Disney e ho visto i loro lavori che sono stati realizzati per altri progetti e sono quasi sempre dei disegnatori eccezionali, fantastici. Quando poi li vedi lavorare nei progetti della Disney, vedi proprio la qualità che si abbassa, e non perché loro siano meno bravi, ma perché credo che ci sia proprio una richiesta da parte dell'azienda di lavorare in un certo modo, chiaramente. E a me dispiace tantissimo vedere autori con delle potenzialità immense, o che perlomeno mi piacciono molto di più, doversi sminuire e un po' appiattire in modo tale da avere tutti quanti lo stesso stile. Mi rendo conto che sto dicendo qualcosa che può essere facilmente fraintendibile, perché sembra che io stia un po' sputando su tutto quello che Disney, non voglio che passi questo, è soltanto un'opinione da addetta ai lavori che preferisce a un altro tipo di qualità e che si dispiace un pochino a vedere che determinati artisti vengano un po' appunto sminuiti. Non voglio ripetermi, scusate, semplicemente perché la Disney è troppo impegnata, secondo me, a soddisfare la malinconia del proprio pubblico piuttosto che tentare qualcosa di qualitativamente migliore, cosa in cui ad esempio lo studio Ghibli secondo me riesce benissimo. Nonostante ci sia uno stile abbastanza comune in tutti i loro lavori, infatti è abbastanza semplice poter dire che il lavoro non viene mai sminuito o banalizzato, cioè praticamente qualsiasi frame delle loro animazioni è un capolavoro di pittura, e per me questo vuol dire lavorare proprio ad un altro livello e me lo fa preferire. Scusatemi, veramente non voglio che questa mia opinione, tra virgolette, triggeri la sensibilità di qualcuno. Ognuno di noi ovviamente ha le proprie preferenze e l'importante è comunque riconoscere che tutti questi artisti sono artisti bravissimi, indipendentemente da qualsiasi cosa essi facciano alla fine. Ci tengo a specificarlo. Ok, quanto mi state odiando adesso? Ho fatto passare qualche piccolo minuto di silenzio proprio perché non volevo aggravare la mia situazione e quindi ho cercato di far sbollire la vostra rabbia. Si chiama paraculata in francese, però chissà, spero che qualcuno di voi sia d'accordo con me, magari qualcuno di voi è davvero d'accordo con me, e se lo siete in ogni caso mi farebbe molto piacere conoscere la vostra opinione. Sapete che qua sotto c'è quasi totale libertà nei commenti
più spesso